Ciao a tutti, oggi voglio far vedere questo Ulefone Armor 10. Finalmente un telefono indistruttibile con ottime caratteristiche al top con anche le ultime tecnologie, perché da come leggete qui, leggete la scritta 5G, addirittura dotato di 5G, il primo rugged con questa tecnologia. La confezione di vendita già subito dall'estetica fa pensare a un bel telefono, un telefono da duro. Al suo interno c'è una pellicola in vetro da applicare, l'adattatore per il jack audio con collegamento Type-C, la graffettina per la SIM che io sinceramente non riesco a capire il perché serva questa graffettina, perché si apre semplicemente con il dito. Alimentatore da 18 watt con relativo cavo di ricarica fighissimo nella colorazione rossa e il manuale utente. Non sono disponibili ulteriori colorazioni, questa qui è l'unica colorazione standard e potete acquistare sia sullo store ufficiale che tramite Amazon una cover aggiuntiva con la possibilità di inserirci, di collegarci un moschettone, insomma per portare questo telefono un po' ovunque. E mi immagino anche fare trekking con questo telefono, buttarlo in mezzo alla ghiaia, buttarlo dove uno vuole. Questo qui è un telefono veramente indistruttibile. Però cosa faccio? Vi do subito la notizia bomba? Bomba perché pesa 320 grammi. Io appena l'ho spacchettato, cosa ho fatto? Sono andato a prendere la mia bilancia, segna 340. Darei quasi più ragione alla mia bilancia perché è veramente pesante, difficile farci l'abitudine, perché vedete sembra quasi un tablet. Da granché grande, da granché grosso. Purtroppo questo è l'unico difetto di tutti questi telefoni indistruttibili, perché anche poi con il pollice non si arriva nemmeno a metà schermo, quindi siete obbligati sempre a utilizzarlo con due mani. Inutile ricordarvi tutte le certificazioni, ovviamente l'IP68 e tutte le certificazioni militari, sicuro resistenza superiore ai 30 minuti se immerso nell'acqua ad una profondità di 1,5 metri. La costruzione è veramente premium, tutta la scocca in metallo, lo si sente tranquillamente, non possono mancare le viti di assemblaggio in evidenza e con tutti gli angoli rinforzati con una gommatura molto resistente e una cover posteriore in plastica, però è come se fosse gommata, bellissima, molto piacevole al tatto. Qui centralmente c'è la scritta Ulefone, che solitamente quando vado a sbloccare il telefono delle volte io arrivo fino alla scritta e non riesco ad arrivarci al sensore di impronte digitali, perché c'è la stessa lucidatura del sensore comunque rapidissimo nello sblocco, ecco non si sbloccava, e ha anche il riconoscimento con il volto solamente in 2G, quindi utilizzo per lo più il sensore di impronte. Fotocamere poste qui lateralmente a semaforo, 4 moduli fotocamera, con anche qua sotto il forellino del microfono secondario. Qua sotto altoparlante solamente mono, se ne inserivano un altro qui a fianco era sicuramente una figata, una stereofonia in più. È leggermente incassato, quindi se lo appoggiate su un piano l'audio non verrà ostruito. Frequenze basse non sono presenti, però il volume è altissimo. Vi assicuro che almeno con le suonerie vi salteranno le orecchie, vi salteranno i timpani, perché l'audio è altissimo. Parte destra c'è il tasto d'accensione o sblocco, il controllo del volume. Dalla parte opposta carrellino della SIM che supporta o la doppia nano SIM oppure SIM più micro SD. Qua sotto tasto personalizzabile che io subito l'ho personalizzato con la torcia, screenshot e con anche l'apertura dei programmi, pienamente personalizzabile. Questa è una comodità assurda dei rugged che hanno sempre questo tasto aggiuntivo. Qua sotto il microfono principale e poi l'entrata Type-C coperta da questo sportellino per l'impermeabilità, e il connettore non è posizionato al centro, un pochino sfalsato. Questione d'estetica non mi piace particolarmente, però almeno è coperta dallo sportellino. Presente il LED RGB per le notifiche. Il componente principale è la CPU MediaTek Dimensity 800U. L'avevo già provato con Realme 7 5G, provato su Notebook Italia,
e mi ero trovato bene, ma secondo me non è fatto per i monitor, i display a 120 Hz, forse non era ancora ben ottimizzato, sono già passati un paio di mesi, perché qui l'ho trovato davvero prestante. È accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l'utente. La connettività è completa con il Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS con tutte le tecnologie possibili e l'NFC per i pagamenti. Peccato non provare personalmente la connettività 5G, purtroppo il mio paese ne è sprovvisto. Buonissima la ricezione, solitamente nei Rugged trovavo sempre una ricezione minore e davo la colpa alla costruzione. Invece qui mi sono trovato molto bene come tutti gli altri smartphone. Una piccola nota: con il gestore delle chiamate è possibile registrarle, questo qui è sicuramente un plus non da poco. Vibrazione un pelino scarsa, a quella vibrazione sempre non così netta che non mi piace particolarmente. Per quanto riguarda il display molto padelloso e display di conseguenza grande. Parliamo di un IPS 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel. Buonissimo schermo, display molto luminoso e un sensore di luminosità anche a dir troppo permissivo e regola l'intensità dolcemente tra i cambi di luce. I colori sono molto accesi, belli proprio come piacciono a me, ed è un telefono ben visibile sotto la luce del sole, però ricordiamolo, è sempre un IPS, quindi neri non così perfetti, però mi ha stupito per essere sempre un telefono rugged. Touch perfetto, basterà proprio sfiorare lo schermo e rileva il tocco. Vi dico questa cosa perché nei rugged, se non avete mai utilizzato uno, dovete premere quel 10% in più rispetto a uno smartphone tradizionale. Questo qui non sembra rugged. Cosa non mi piace? L'effetto ghosting che si crea nello scorrimento della pagina principale di Instagram o di Facebook o delle impostazioni o di qualsiasi cosa. Quando andate a scorrere le pagine si vede sempre questo effetto scia, ma proprio leggermente, e testandolo con Prime Video la qualità si ferma solamente in HD. Non avendo un abbonamento Netflix non ho avuto modo di provarlo, però secondo me la cosa non cambia. Invece YouTube arriva tranquillamente in Full HD. Di batteria troviamo all'interno 5800 mAh di batteria e dura assolutamente una vita. Con un utilizzo stress arriva tranquillamente a coprire 2 giorni pieni, invece con un utilizzo normale sono riuscito anche a coprirne 3 di giorni, quindi ottimo lavoro. Peccato non avere le statistiche a portata di mano, non so, mi è capitato anche con un altro smartphone, non mi dice l'utilizzo delle varie applicazioni, però così ad occhio secondo me si riesce a fare quelle 9 ore di schermo con 2 giorni di utilizzo. Ottima gestione della batteria, secondo me si guadagna qualche minuto in più di utilizzo perché non c'è lo sblocco con il doppio tocco sullo schermo, che sicuramente qualcosina va a consumare. Il caricatore in dotazione da 18 watt lo riesce a ricaricare in 2 ore esatte completamente, anche se lo smartphone supporta fino a 15 watt e supporta la ricarica wireless anch'essa a 15 watt, che è la tecnologia migliore in assoluto al momento. Tanta roba. Per quanto riguarda le fotocamere, un telefono rugged non può avere così tante fotocamere e oltretutto così belle e con un design così. E le 3 fotocamere qui sulla sinistra sono leggermente sporgenti, sporgono di 1 millimetro, cosa un po' insolita su questo tipo di telefoni perché cercano sempre di inserirle incassate, così in caso di caduta c'è meno probabilità che si distruggano. Però qui secondo me hanno puntato tanto sull'eleganza. Camera principale da 64 megapixel, ottimi risultati e ottimi dettagli in buone condizioni di luce, e si può togliere qualche sfizio anche in notturna abilitando l'opzione apposita. Mi ha soddisfatto in ogni angolo con l'aggiunta delle modalità professionale, regolando manualmente i vari parametri con un'ottima messa a fuoco e l'HDR ben gestito. E finalmente direi che ottimo l'effetto sfocatura, almeno per una volta il modulo aggiuntivo per l'effetto bokeh sembra funzionare. E la cosa che mi ha stupito più di tutti, guardando anche semplicemente questa foto, guardate i riflessi sulla macchina come sono ben dettagliati, perché dovete pensare che è una foto in notturna effettuata così a mano libera.
Fotocamera principale veramente ottima. La grandangolare da 8 megapixel ha un'apertura super da 118 gradi e a dir poco spettacolare. Un'apertura così ampia non l'avevo ancora provata su uno smartphone, però la qualità non è assolutamente delle migliori. Le foto tendono ad essere sempre un po' buie e pensate che con la grandangolare non è possibile attivare il flash. Fotocamera macro da 5 megapixel, assolutamente niente di che, solite foto ravvicinate ad una distanza di 4 cm, non ne capisco l'utilità di questo modulo. Camera anteriore da 16 megapixel, ottima per i selfie, anzi no, non esageriamo. Buona per i selfie, per la condivisione sui social, però è sicuramente una delle migliori provate su un telefono rugged. Altra cosa, ho notato i cambi di luce, secondo me è solamente un problema software. I cambi di luce sono un po' a rilento, quindi se si passa dal buio alla luce vedete che piano piano aumenta. Questa cosa potrebbe essere meglio ottimizzata. Registrazioni arriva in 4K 30 fps, il modulo principale qua dietro, peccato non avere la stabilizzazione, non c'è nemmeno un minimo di stabilizzazione, quella lì poteva essere proprio la ciliegina sulla torta, però la qualità è decisamente ottima. È possibile registrare solamente con la fotocamera principale posteriore e non con gli altri moduli, e con la fotocamera anteriore che si ferma in Full HD. Come visto sul Doogee, anche qui è possibile attivare la modalità subacquea per effettuare gli scatti premendo semplicemente i tasti laterali. All'interno troviamo Android 10, una sorta di versione stock con il minimo delle personalizzazioni e le patch aggiornate a novembre 2020. Smartphone molto veloce e lo si nota addirittura all'accensione e mi ha stupito ad ogni occasione, a differenza degli altri telefoni indistruttibili, anche se potevo immaginarmelo dalla CPU montata. Come vi dicevo, le personalizzazioni sono minime, personalizzazioni tramite gesture con l'impronta digitale, tasto laterale, peccato non avere il doppio tocco per lo sblocco. All'interno ci sono pochissime applicazioni già preinstallate, c'è l'applicazione portaoggetti con la bussola, livella, altitudine, una sorta di utility ormai presente in quasi tutti questi tipi di telefoni. Radio FM presente e c'è anche un'applicazione, una sorta di note che qui la chiamano etichette, no, con 2C, etichette, vabbè. Comunque pienamente funzionante. Il launcher non mi ha fatto assolutamente impazzire perché ci sono traduzioni non complete, personalizzazioni e pieno di personalizzazioni, ma non proprio quelle che piacciono a me. Però direi che funziona bene e l'esperienza d'uso della home page è molto fluida. Nell'uso si fanno sentire gli 8 GB di RAM, non ci sono vari refresh, multitasking a dir poco perfetto. E anche nell'utilizzo social questa CPU si fa sentire. Zero lag, tutta l'esperienza d'uso è molto fluida, visualizzazione e creazione di stories senza problemi. Ovviamente le storie su Android la qualità è sempre peggiore rispetto ad iPhone, però direi che anche nell'utilizzo social, anche se non sembra un telefono da social, lo fa tranquillamente e senza problemi. Come prestazioni assolutamente non ho nulla da reclamare. Sempre il solito test Corel Racing, si avvia in 15 secondi, avvio molto rapido, caricamenti rapidi, ottima fluidità con una bellissima grafica. Solamente nell'utilizzo in orizzontale, quando andrete a giocare, che siete in questa posizione qua, andrete a tappare molto spesso lo speaker qui sotto. Peccato. E comunque giocando non scalda troppo, si sente un pelino di caldo qui nella parte centrale, però direi costruzione ottima e non si scalda quasi mai. Questa volta ho veramente poco da dire per quanto riguarda le prestazioni, perché è un telefono che va benissimo, assolutamente non sembra di avere un telefono rugged, sembra uno smartphone tradizionale al 100%. Dopo vabbè, quando lo prendete in mano che è una bella bestiola si fa sentire parecchio, e anche quando lo andate a inserire in tasca, nella tasca dei pantaloni, sembra quasi di avere un tablet in tasca. Purtroppo questo qui è l'unico compromesso da accettare. Come vi dicevo, la CPU di MediaTek è la stessa del Realme 7 5G, però qui va veramente bene, anche se è cappata a 2 GHz, su Realme è a 2,4 GHz.
Però vi ricordo che lo sforzo della CPU è almeno dimezzato qui, perché il refresh dello schermo è a 60 Hz contro i 120 del Realme. Però posso dire che Ulefone ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda l'ottimizzazione. Prezzo di vendita di 499 euro, acquistabile direttamente anche su Amazon, e nei giorni scorsi l'ho trovato scontato anche a 4,49, 4,59 sempre su Amazon. Ogni tanto si può trovare in sconto. Assolutamente non costa poco, però andare a risparmiare quei 100-150 euro, insomma, per prendere un altro Rugged a 300 euro, sicuramente non trovate delle prestazioni del genere, perché mi immagino un utilizzatore tipo di questo smartphone, uno che va sempre in cantiere, che vuole effettuare delle ottime fotografie, addirittura con una grandangolare così tanto ampia, anche se questa grandangolare non fa delle foto di qualità, però riuscite ad avere delle inquadrature molto molto ampie. Insomma, questo qui è il miglior Rugged, addirittura dotato di connettività 5G. Per qualsiasi altra informazione contatemi pure, e alla prossima su YouWin Blog.